Buongiorno a tutti. Continuiamo a parlare di centraline di termoregolazione e delle relative applicazioni. Una delle applicazioni interessanti che facciamo normalmente con le centraline di termoregolazione è su quelli che sono i banchi prova. Ne ho già parlato in altri video. Volevo approfondire l'argomento perché è interessante in quanto trova sempre nuove applicazioni. Diciamo che le applicazioni sono le più disparate. Ovvero, quando abbiamo dei banchi prova dove vengono testati i particolari di automotive, faccio un esempio, semplicemente radiatori, piuttosto che parti di motore o delle utilities relative all'automotive, non lo so, le pompe di circolazione dell'acqua, pompe elettriche, piuttosto che particolari che vengono sottoposti a sbalzi di temperatura legati sia all'ambiente che al fluido che devono trattare. È molto importante ed è molto interessante poter testare questi, come dire, apparecchi all'interno di camere climatiche dove andiamo a variare la temperatura ambientale. Unitamente alla variazione della temperatura ambientale è interessante andare a variare la temperatura del fluido che li alimenta o che viene pilotato tramite questi elementi. Ovviamente che cosa si fa? Si va ad inseguire una temperatura della camera climatica, quindi una temperatura ambientale o in contrapposizione alla temperatura ambientale, per poter verificare il funzionamento di questi particolari alle diverse temperature. Allo stesso modo vengono sottoposti parti di motore, parti meccaniche di motore, con variazione della temperatura magari dell'olio lubrificante, in funzione delle varie condizioni di utilizzo. Anziché testare un motore completo, si possono testare dei singoli particolari con delle variazioni di temperatura anche molto spinte, da temperature negative fino a temperature estremamente positive, per esempio da meno 20 a più 130 gradi. Questo perché? Perché nella realtà noi possiamo avere un motore fermo su un'autovettura parcheggiata a temperature ambiente molto rigide, che viene messo in moto e la temperatura cresce fino ad arrivare alle temperature di utilizzo. Quindi abbiamo una variazione di temperatura molto ampia, magari per l'olio di raffreddamento. Tutte queste applicazioni possono essere asservite a centraline di termoregolazione che simulano queste situazioni ambientali, queste situazioni di carico. È un argomento interessante, è un argomento che merita di essere sviluppato. Ciao, buona giornata, grazie.